oppure ben ritrovati sul mio canale. Ritorna la serie dedicata a GD, la giovane depressa protagonista di un racconto che ho scritto quando avevo 20 anni, che onestamente a questo punto della storia non è più tanto depressa. Se vi siete persi le puntate precedenti di questa telenovela De Noi Altri, le trovate tutte in una playlist che potete guardare cliccando sulla i che comparirà qui in alto da qualche parte. Portatevi in pari perché oggi andiamo avanti per scoprire un po' di più della storia di GD/Anna, che è questo suo alter ego, anzi questa nuova lei post operazione chirurgiche. Nell'ultima puntata aveva cercato la nostra protagonista di riallacciare un po' i rapporti sia con Fabio, il suo migliore amico pre-operazioni chirurgiche, che però non l'ha riconosciuta e che le ha confessato il suo amore per la se stessa di prima. Non sto spiegando benissimo, ma vi consiglio di guardare le puntate precedenti, ma anche con Luca, che è questo bel tenebroso pseudo intellettuale con il quale sta intrattenendo una relazione. Andiamo avanti. Nel mese successivo continua a trascorrere le sue nottate con Luca, anche se la cosa inizia ad annoiarla. Lui le parla di letteratura, si lamenta del livello di intelligenza media dei giovani, critica ogni film che vedono insieme e tutti i pezzi che trasmette la radio, accesa mentre fanno sesso. Quando la mattina si svegliano nudi nel letto di GD, lui le sussurra paroline dolci che le fanno venire il volto a stomaco e comincia a considerarlo sempre più squallido e noioso. Attenzione, colpo di scena! Il bel tenebroso Luca, l'uomo dei suoi sogni, si rivela poi a conti fatti d'una noia mortale, il che era abbastanza prevedibile. Le sue assurde gelosie le rendono la vita impossibile, trascorrono tutto il tempo insieme, tranne quelle rare ore che lei spaccia per lezioni all'università. Poco per volta si accorge che le manca qualcuno con cui sfogarsi, qualcuno con cui parlare di futilità ogni tanto senza sentirsi in colpa. In poche parole, le manca Fabio. Ed è così che una sera si inventa una scusa con Luca e invita il vecchio amico a cena. Fabio è stupito, però finisce per accettare. GD si veste nel modo più semplice possibile per non metterlo a disagio. Cucina il piatto che era solita preparare quando, mesi prima, la domenica, lui si fermava a cena dalla vecchia lei. Alle 8 precise il citofono suona 2 volte. «Ciao!» è leggermente in imbarazzo. «Vieni, è quasi pronto. Scusa per questo invito strano, ma non ci vedevamo da quella sera famosa. Sai, volevo farmi perdonare. Non era il caso, è passato più di un mese. Certo che tu e GD siete proprio uguali. Scomparite e riapparite peggio del mago Copperfield». GD ride di gusto. Quant'era che non sentivo una sincera battuta di spirito. «Sono contenta che tu abbia accettato l'invito. Avrei dovuto chiamarti prima, sei l'unico che riesca a farmi ridere». «Cos'è, un complimento?» Tono giovialmente risentito. «E cos'altro se no? Vuoi una birra?» «Sì, grazie». Mentre GD si allontana verso la cucina, Fabio le chiede, alzando leggermente il tono: «Metto su un po' di musica se non ti scoccia». «Fai pure, immagino tu sappia dove mettere le mani». Sfiora con l'indice i dorsi dei CD impilati, ne sceglie uno che l'apparecchio inghiottisce affamato, i CD. Dalla cucina GD riconosce l'attacco della sua canzone preferita, un pezzo d'atmosfera di un gruppo italiano. GD ha lasciato qui tutti i suoi CD, che strano. Alza lo sguardo mentre lei gli porge la bottiglia stappata. Ha sempre detto che se li sarebbe portati anche nella tomba. Beh, meglio per me, abbiamo gli stessi gusti, così me li godo io. Già, poco convinto. Sposta lo sguardo sulle videocassette vicino al televisore. Le videocassette. Mi fa molto ridere questo mondo anni 90. Ti piace il cinema impegnato, a quanto vedo? Sono di Luca, è lui il fissato. Espressione scocciata. A dire il vero, io mi annoio a morte con la maggior parte di quei film, una tale barba, sbuffa. È come se lui mi volesse per forza far piacere tutta questa roba, anche se poi è il primo a fare 1000 critiche tecniche. Luca è lo pseudo intellettuale del bar? Finge di non ricordare, ma lo sguardo lo tradisce. Sì, sconsolata. Non mi sembri molto entusiasta. Lo so, hai ragione, è solo che sta diventando invivibile. Scusa la banalità della domanda, ma perché non lo scarichi? Ecco il solito Fabio, che fa tutto facile. Non è così semplice, sai, il nostro è un rapporto strano. In un certo senso ho l'impressione di sputare in faccia la fortuna lasciandolo. Chiama la fortuna, da quel poco che ho intuito mi sembra più una tortura.
GD sorride. Fabio la osserva con attenzione, ha una strana espressione in volto. Che c'è? Scusa, ti stavo fissando. È che hai lo stesso identico sorriso di GD. Vederti qui in casa sua col suo maglione addosso mi fa uno strano effetto. Speravo che ti fossi dimenticato di me. Invece sei fermo dove ti ho lasciato, povero Fabio. Devo fare qualcosa perché tu mi dimentichi. Non pensi proprio ad altro tu. Il maglione me l'ha regalato lei, non le piaceva più. Scusa, non è facile per me. Di colpo ho perso un'amica. Non la sento da un mese. Aveva detto che mi avrebbe chiamato. Tu l'hai sentita per caso? Figurati, non ho sue notizie da più tempo di te. Attimo di silenzio. Posso essere sincera, Fabio? Secondo me dovresti dimenticarla, togliertela un po' dalla testa. Ho l'impressione che stia cercando di farsi una nuova vita. Prima di partire mi ha detto di essere stufa di tutto, di aver bisogno di ricominciare da zero. Sai, potrebbe anche non tornare più. Lo sguardo di Fabio si incupisce, rivolto verso il tappeto. Scusa, non volevo deprimerti, è solo che mi sembra assurdo vederti ancora così preso. Smetti di pensare a GD e guardati intorno, è pieno di ragazze carine a cui potresti piacere. Attenzione! Non puoi capire, sai, per te è facile, sei bella, ti basta uno sguardo e sono tutti ai tuoi piedi. Ho visto come ti guardano i ragazzi, sai. E adesso questo che c'entra? Spazientita. Con GD era diverso, mi sentivo utile, importante, anche se solo come amico. Forse lei non ha più bisogno di te, magari ora è abbastanza forte da cavarsela da sola e tu dovresti esserne contento. Silenzio. E comunque, anche se, come dici tu, mi basta uno sguardo e tutti sono ai miei piedi, questo non significa che la mia vita sia perfetta. GD avrebbe sempre sognato di essere come te, me lo diceva, era stufa di tutto e voleva essere diverso, ma non basta andare in America. Ora mi dirai che bisogna essere in pace, avere stima di se stessi e banalità varie. Parli proprio come lei. Che palle, Fabio, non ti ho invitato a cena per parlare di GD tutto il tempo. GD non c'è, è lontana più di quanto sembra e magari è stato questo tuo atteggiamento da santone indiano a farla scappare. Il tono è duro. Vedi, lo dici anche tu, scappare, ma scappare non risolve i problemi. Va bene, hai ragione, possiamo cambiare discorso. Si alza dal divano dove poco prima si era seduta. Proprio come lei, appena la conversazione si fa pesante cambi discorso. Ti avevo invitato per farmi perdonare, non per essere messa sotto inchiesta, io e GD. Non sarei dovuto venire. GD è immobile, in piedi, guarda la testa di Fabio abbassata verso il tappeto. Squilla il citofono. Quasi rincuorata dice «Scusami un secondo» e si dirige verso l'entrata. Oh Madonna, chi sarà? Sì? Nello schermo si forma l'immagine di Luca. Panico. Ciao? Sorriso No, scusate. Ciao, sorriso intrigante. Lo stomaco si stringe. Non ero sicuro che fossi in casa. Posso salire? Io e Giulio volevamo rivederci l'auto che ti ho lasciato l'altra sera. No, non ti scomodare, te lo porto giù io, affrettata. Ma sarai in pigiama? Vengo io, dai, apri. No, sono vestita. Getta uno sguardo veloce a Fabio, ancora seduto sul divano. Ok, piantala e fammi salire, irritato. Ok. Incerta, continuando a guardare Fabio. Fa scattare il tiro, che vuol dire che apre il cancello, ma lascia la porta di casa chiusa per prendere tempo. Tipo, 100 metrista torna in sala. Fabio, scusa, ti devo chiedere un grandissimo piacere, importante. Tono allarmato. Che succede? No, niente, balbettando. È solo che Luca sta salendo e se ti vede qui succede un casino. Ti prego, vai in bagno per 10 minuti. Lui prende una cassetta e se ne va. No, guarda, me ne vado io. Non puoi, è già per le scale, dice spingendolo verso il bagno. Campanello di casa. Eccolo, è già qui, ti prego, e chiude la porta del bagno. Arrivo! Maratoneta fino alla porta, pressione sulla maniglia. Luca è immobile sul pianerottolo. Ma che fai, mi lasci chiuso fuori? Imbarazzo, è solo che mi sono dimenticata la porta. Ma dove hai la testa? Scocciato. Scusa. Senza levarsi il cappotto, veleggia fino alla sala, afferra la videocassetta e si blocca. Ma cosa stai ascoltando? Il CD del suo gruppo preferito sta ancora girando. Che ne so, un CD a caso? Affrettata. E bevi birra tutta sola? Ma non dovevi studiare? I libri dove sono? No, ero in camera a studiare e poi mi è venuta sete e ho preso una birra. Sai, ne avevo voglia. Poi hai suonato tu mentre ce l'avevo in mano e venendo ad aprire l'ho lasciata sul tavolino della sala. Una tirata di parole.
Vabbè, poco convinta. Forse hai studiato un po' troppo, mi sembri confusa. Sorriso sarcastico. GD annuisce. Vuoi fare una pausa? Ci prendiamo una birra più seria al bar? No, non posso, grazie comunque. Vattene, ti prego, vattene. Come vuoi, allora io vado, dirigendosi verso l'entrata. GD dietro come un'ombra. Allora ci vediamo domani, e la bacia. A domani? Sì, ciao. Luca si ferma ancora un istante sul pianerottolo, poi, scuotendo la testa, imbocca le scale. Un sospiro di sollievo e torna in sala dove Fabio si sta già rimettendo il giubbotto. Che fai? Te ne vuoi andare? Lui la guarda senza parlare. Mi spiace, non doveva andare così, ho rovinato tutto, è sincera. Non sarei dovuto venire, scuote la testa leggermente sconsolato. Ascolta Fabio, sono veramente dispiaciuta, non ti ho fatto venire qui per litigare e tantomeno per farti passare la serata chiuso in bagno. Tenta un sorriso che cade nel vuoto. Volevo conoscerti meglio, farti una buona impressione, ci tenevo davvero. Lui la fissa poco convinto. Ci tenevo ad esserti simpatica, GD mi ha parlato sempre bene di te. Una luce in fondo allo sguardo. Cosa posso fare per farmi perdonare? Niente, non hai niente da farti perdonare. Il problema è che non abbiamo nulla in comune. Voglio essere sincero, sono venuto qui solo perché tu sei l'unica con cui posso parlare di GD. In un certo senso tendo un po' a confondervi. C'è qualcosa in te che mi ricorda lei. Apprezzo la sincerità, ma anche se non sono GD possiamo essere amici lo stesso. Ho bisogno di qualcuno con cui essere me stessa. L'espressione di Fabio si distende. GD ha volutamente usato le stesse parole che era solita dirgli e il risultato è quello desiderato. In più ho cucinato il tuo piatto preferito, ammicca. E finalmente un sorriso. Gli si avvicina, gli sfila il giubbotto e lo abbraccia. Dan da da da! Mi fermo qui. Altro video bello lungo. Continua la saga e il rapporto a tre, il triangolo GD Luca Fabio, che diventa sempre più surreale. Cosa succederà? Per scoprirlo dovrete guardare il prossimo video. Per oggi vi lascio qui, ma se come sempre vi è piaciuto questo video e siete ancora interessati a saperne di più, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi è tutto, noi ci vediamo molto presto, baci giganti e alla prossima, ciao!